Guarda, che è questo? No, c'è. Va. Fa vedere, magari è spento, l'hai provato No, è delle acceso, è volte? acceso. Era spento, Ton. Allora, di nuovo, ciao a tutti, ciao Tony. Ciao, amico, Innanzitutto, la prima domanda che noi facciamo sempre è come stai, come va? Vieni anche da un infortunio semiserio, no? Con l'incidente in Thailandia, però di base, ecco, come va, come stai? No, a stare sto bene, come hai detto te quasi mi finiscono per un anno e mezzo quasi. Praticamente eravamo in Thailandia ed era l'FP1 e io stavo facendo il primo run, quindi la prima uscita. Per rientrare, il giro prima di rientrare ai box, stavo tirando, vedevo che venivo nei settori forte, quindi ho detto dai facciamo un giro in più. Non l'ho finito il giro perché sono caduto, un high side tra l'altro brutto, però ero vicino al box, capito? Ero vicino ai box, quindi ho detto prendo la moto e la porto al box, no? Ho sbagliato idea, però l'ho preso Però te alla fine, cioè, tu sei ripartito nella pit lane, eri da una parte, esatto. eri anche abbastanza a posto. Esatto, ero da una parte, vedo un pilota dietro, lo avviso e dico, sono qua, mi vedi? Sono qua, portami al box. E da quello che ho capito non l'ha capito che ero lì. Ho detto, mi vedi, lo centro pieno, Sì, sì. ho visto dov'è, lo centro. Poi il bello è che non me l'aspettavo, cioè, capito? Se tu lo vedi arrivare, dici, ah, Proprio pronto. io mi sono rigirato e ho sentito una botta forte dietro la gamba. È successo che praticamente la testa del perone è uscita e rientrata. Ostia. Quindi ho avuto fortuna perché è rientrata, cioè non è successo niente, però i legamenti, le robe lì, le articolazioni si sono rovinate un po', quindi ho fatto fatica a camminare, però adesso sto bene, quindi a posto. Attualmente tutto a posto però. Sì, tutto bene. Sì. È rimasto un Manca una tappa, po' di roba. un po' di ematoma. Bene, ma toma. Come va per la finale di stagione? Si va a Barcellona, un pochettino diverso da Valencia, però Barcellona è una tua pista, no? Vai forte. Barcellona Moto 3 di più della Moto 2, però sinceramente sono contento, cioè non sono contento per quello che è successo sinceramente a Valencia, di tutta la gente che non sta bene, che tutti sappiamo cosa è successo e anche non ero sicuro di andare a Barcellona perché alla fine è vicino, relativamente vicino, 6-3 ore, quindi dico Poi c'è stata l'alluvione anche a Barcellona i giorni dopo. esatto. Io tra l'altro ho fatto lo scalo a Barcellona e non potevo quasi partire per venire qua a Igma perché era allagato l'aeroporto. Sono partito di miracolo, quindi si farà Barcellona. Non facile, sì, sì. Ma ho capito. Per il prossimo anno sappiamo già, è ufficiale, perché prima ci chiedevamo se è già ufficiale o no, perché dei rumors ci sono, o si parla solo di rumors, appunto. No, è ufficiale, è ufficialissimo. Uscirà penso a giorni diciamo il comunicato, tutto. E andrò in Pramac, Moto 2, faranno un team in Moto 2, nuovo, tutto nuovo, con le Bosco Scuro, quindi quest'anno sto usando Calex, cambieranno moto con le Bosco Scuro. Il mio compagno sarà Guevara Bello. Forte che gara, tra l'altro. e quindi sono contento. Diciamo che appena ho detto di cambio, ho notato proprio dentro di me un'altra fiamma che si è accesa, capito? Era molto sottile la cosa di dire sto qua o cambio, a parte che il progetto è buono anche per un futuro MotoGP, però Ma si vede uno stimolo, una bella... esatto, appena ho detto cambio è proprio stato wow, ma proprio all'istante è stato adesso sì. Te sei anche uno molto positivamente, credo, ossessionato, no? Da questo sport. Immagino che il tuo obiettivo finale sarà quello di arrivare in MotoGP, no? Sì. Come hai Al detto te. momento dove appunto suppongo, credo chiaramente che appunto sarà quello di arrivare in MotoGP e vincere in MotoGP. Però tu sbaglio o sei uno appunto che avevamo letto e ho visto che tipo in casa c'hai una tua foto di una vittoria Sì, per ricordarti i momenti belli e per caricarti con quei momenti lì. sì. Ho visto che tipo tu tieni solo i premi correnti dell'anno corrente Sì, esatto.
e quelli vecchi li togli, perché appunto, cioè, come la gestisci questa tua motivazione, insomma? Io, a parte che per me la moto è sempre stata una passione, è sempre stata una passione, diciamo, al di là diciamo, di voler vincere tutto, è sempre stata la moto mi piace, cioè se io non fossi stato pilota, se non avessi avuto talento e tutto, sarei comunque stato uno di quelli che alla domenica va a girare, capito? Per farti capire il livello. Quindi essendo qua mi sento fortunato, mi sento che è una mia possibilità essere qua e di diventare qualcuno, capito? La voglia più che altro di vincere è sempre quella che mi ha chiamato di più. Cioè, diciamo, quella che mi fa alzare la mattina, mi fa dire fammi allenare un'ora in più oggi, domani voglio magari partire, andare in un altro posto, allenarmi con la moto. Sempre stata una sana ossessione, capito? Di voler migliorare. E secondo me è quello che mi ha fatto arrivare qua. Devo essere Ma sincero. te infatti, per chi non lo sapesse, tu sei di Garbagnate, ma praticamente l'hai abbandonata presto Garbagnate, sempre per seguire il discorso delle moto, no? Esatto, io sono nato a Garbagnate, che è tipo 15 minuti da qua, e come tutti sanno, quelli che vivono in zona da me, che è possibile intraprendere una carriera da pilota, perché è quasi impossibile, perché non ci sono circuiti, piove sempre, nebbia, quindi non puoi allenarti neanche se vuoi in bici, per esempio, perché è comunque difficile, capito? E quindi ho sempre cercato infatti io da piccolo partivo e venivo dalle vostre zone, capito? San Mauro. Zona B. Esatto, bravo. Zona B. Zona B. Venivo a San Mauro, Cattolica, facevo tanto, tutti quei posti lì che mi hanno aiutato tantissimo. Però non era facile perché io, per esempio, tutti dicono anche, oh ma vai forte sull'acqua, vai forte sull'acqua. Perché vado forte sull'acqua? Perché ho questo feeling. Perché io praticamente partivo da Garbagnate e andavo a 3 ore e mezza, arrivavo a Cattolica magari venerdì dopo scuola, la sera, e il sabato mi svegliavo e diluviava. Devi girare lo stesso, ridi. E mio padre gli dicevo, va, io non voglio girare sul bagnato. Abbiamo fatto 3 ore e mezza, bisogna che giri. Bravo, mio padre mi diceva, abbiamo fatto 3 ore e mezza, ho saltato lavoro, non c'è nessuno che stava lavorando, tu oggi giri. E vai, anche se Scusa. E allora giravo tutto il giorno sulla pioggia, cadendo tante volte, però imparando, trovando quel feeling che sai, Mig, che basta poco per andare un po' più forte. Che poi ha pagato appunto anche nelle gare di mondiale. Esatto, quindi da lì mi ha insegnato mio padre che niente è dato per scontato. Che mio padre mi ha insegnato che quel poco che facevo di più sempre mi portava, perché vedevo i risultati, e quindi sono cresciuto con questa mentalità. E quando magari sono andato a vivere da solo, che non c'avevo più mio padre che stava dietro di me, però ho sempre portato questa mentalità con me, capito? Sì, sempre portato sta roba, ho detto Ma invece sul piano proprio dell'allenamento off moto, allenamento fisico, il trasferimento in Spagna ha aiutato anche da questo punto, dalla palestra, insomma, come preparazione atletica in sé? più che fisico, a me mi ha aiutato più mentalmente. Ma te a quanti anni sei andato via da Garbagnate? Sei stato prima a Lugano, poi sì. adesso stai in Spagna, no? Sono andato via da Garbagnate a 18 anni, sono andato a Lugano, E facevi la Moto3, primo anno di Moto3? no, secondo, 2018. 2018, fine 2018. Nella preparazione invernale per il 2019 sono andato a Lugano. E ho deciso di fare da solo, capito? Ho detto a mio padre Mio padre mi ha detto fino a qua sono arrivato, qua ho fatto, basta, adesso tocca a te. E allora io ho detto ok, farò da solo e non ti deluderò. E ho fatto da solo e poi lì è stato un cambio molto grande dal 2018 al 2019 che ho vinto le prime 3 gare, tanti podi, 12 podi o 10, una roba del genere. Poi così c'è proprio stato un cambio grande. Sì, sì. Quindi così. Ma come quello che hai detto prima, delle coppe in casa, fondamentale. Fondamentale. Io quando finisco l'anno, indipendentemente da quanti podi, quanto è stata bella la vittoria, tutto via. Archivi tutto e Archivo lasci tutto. spazio. Ma non voglio vedere più coppe a casa mia. Voglio sentirmi vuoto. Voglio sentirmi che non ho fatto niente nel passato, capito? Bella questa. Anche perché poi il campionato parte che sono tutti 0 Esatto. punti tra l'altro. Ma la vita anche così è troppo veloce, quindi mi piace partire nella mentalità che riparto da zero, capito?
Quindi tutto fuori, porto tutto via, faccio venire gente, portate tutto via, coppe, champagne. Bello. Ma tu poi in Spagna, cioè tu perché hai deciso di andare, diciamo, poi anche in Spagna e soprattutto ti manca casa, ti mancano gli amici, ti manca la famiglia, oppure stai bene anche da solo, preferisci, penso di sì magari. Poi perché proprio in Spagna, tra l'altro? Allora, in Spagna perché? Perché la vostra zona, dico vostra perché essendo cresciuto a Garbagnate, la vostra zona è centro Italia, Emilia Romagna, secondo me è la migliore d'Italia. Però non essendo lì, per me veniva difficile comunque andare lì o trasferirmi lì, capito? Quindi Il punto vado direttamente in io Spagna. dicevo, quel punto lì vado direttamente a Barcellona, che il mio allenatore era spagnolo, viveva a Barcellona, quindi mi ha detto per i primi mesi stai a casa mia, quindi stavo da lui all'inizio per capire se veramente mi avesse portato dei frutti, ma appena sono arrivato a Barcellona è stato proprio, non lo so, cambiare anche lì, ho fatto un altro step nel clima, soprattutto nelle piste, i circuiti sempre aperti, sempre molto più facile. E come ti ho detto prima, per me è una passione. Per me andare in moto, allenarmi, è, è proprio una passione, capito? Che io devo allenarmi per stare meglio, capito? Anche se mi alleno, faccio poco in moto, ma torno a casa che sono proprio soddisfatto, capito? Di aver girato. Nei momenti duri, la mia domanda è principalmente, è chiaro che nella normalità quando vai a girare poi ti dimentichi anche delle cose più difficili magari, però ti capita mai di essere in Spagna, lontano dai tuoi amici, lontano da casa, lontano dalla tua famiglia e insomma avere bisogno di quelle figure lì? Ti mancano mai? Capitano mai di pensarci nei momenti più difficili? Allora, devo dire che una bella domanda perché ogni anno è di più. E non promette bene sta cosa. Aumenta, non promette bene, capito? Perché primo anno, 18 anni, 17, la famiglia è lontana, no, perché ha solo problemi, non voglio vedere nessuno. 19 anni, ancora così, 20, 21, 22, quando inizi a passare degli step, dici che la famiglia li chiama sempre di più, capito? E questo per me non promette bene perché comunque sono lontano. Però loro lo sanno, tutti lo sanno, i miei amici, la mia famiglia lo sa che Cioè, non pensi mai a tornare stabile sostanzialmente a casa? ci ho pensato varie volte, ma sempre la mia ossessione della moto, sempre il mio primo riferimento è stato la moto e non ho mai dato altro spazio a cose diverse. Ma dai social riusciamo, insomma, perché ti seguo da lì, si capisce che c'è tanto dedizione da parte tua dietro la tua appunto passione, dietro il tuo operato. Esatto. Ma invece l'anno scorso è stato forse l'anno dove ti sei giocato il mondiale più da vicino, no? È stato quello e l'anno anche in Moto 3 nel 2020. Esatto. Andando a ritroso, appunto, com'è stato lottare con Acosta, che comunque è uno dei riferimenti adesso? Te è un giovane molto promettente, si è imbattuto anche, vi siete imbattuti, no? Sì, Una sfida al mondiale dell'anno scorso. Sì, è stato un momento partire dal presupposto che se l'è meritato, ma c'è stato un momento che andavo più forte, ma nel momento chiave, che era prima di andare nelle asiatiche, quindi ti avvicini più verso fine stagione, lì è dove ho peccato di più, io. E il problema è stato che lui non ha mai fatto errori, e quindi me lo metteva sempre difficile, io devo rischiare di più, magari fare errori, perché se tu stai giocando a un campionato con un pilota che sa che fa errori, sa che sbaglia, o magari vedi che non è forte mentalmente, sai che fa magari un quinto, sesto, settimo, che non è al 100%, tu ti autoconvinci che sei più forte e magari sbagli di meno. Ma quando lui è sempre davanti, lui è sempre nei primi 3-4, non sbaglia mai, lì iniziano varie cose che ti fanno peccare un po' di più.
fanno marcare la differenza in positivo o in negativo, infatti. È lui il pilota più forte con cui ti sei mai confrontato? Sì. Sì, è a Costa. Con differenza, con differenza. Beh, poi si vede anche in MotoGP, insomma, è uno di quelli veri. E invece nel 2020 tu hai perso il mondiale per quel motivo lì, non lo so, però un episodio chiave Sì. fu quella gara di Aragon non fatta. Esatto. Come andò esattamente e soprattutto quali sono state le sensazioni che hai provato? Perché io mi ricordo che dicesti non lo auguro a nessuno di Sì. guardare una gara di mondiale, poi in un momento come quello. Poi vicino, guardare una gara proprio a 1 chilometro dal circuito, sentendo i rumori. Lì esattamente come era andata, perché non ti avevamo fatto fare Lì la gara? un'inculata, un'inculata Sì, è stata. Vera. Un'inculata vera. Però beh, è stata... Ma perché? Cioè, come era andata? È stato così, praticamente io ero nella gara di Le Mans, abbiamo fatto la gara di Le Mans, ho fatto secondo, tornavo, contento in aeroporto, prendo l'aereo per tornare a casa, poi torno a casa, niente, a posto, riparto per Aragon l'altra gara, quindi una settimana dopo, e dici una settimana già passata, 8 giorni, vado ad Aragon, entro nel paddock, tutto a posto, giovedì, quindi già stavamo preparando tutto, neanche mercoledì, giovedì stavo preparando tutto e arrivano i dottori e mi dicono c'è arrivata un'email sospetta che tu nel volo di Le Mans per tornare a casa, non questo che ero andato ad Aragon, già Addirittura. la settimana prima c'era uno con il Covid e gli faccio ma chi? Uno chi? Cioè, chi dov'era? Ah, non si sa, era non sappiamo Nello chi è. stesso aereo, ma non si sa chi Non è. si sa chi è. E gli faccio, sì, ho capito, ma cosa devo fare? Potresti avere il Covid anche te. E gli faccio, ok, va bene, ci sta. Allora, fatemi un test rapido, se sono negativo corro, perché vi sto giocando a mondiale, non vorrei stare A casa. a casa. Ok, va bene, facciamo il test, quello rapido, di 15 minuti, negativo, e mi dicono, no, negativo no, non è effettivo. E mi ha detto dobbiamo fare quello che ti dà il risultato il giorno dopo. Molecolare. E quindi saltavo il venerdì, ma io ero disposto a saltare le prove del venerdì e dire pur di correre sabato e domenica, anche se magari non ero al 100%, però potevo fare comunque bene. Meno corri, sì. Poi venivo da 2 podi di fila, quindi sapevo che ero forte in quel momento e mi fanno ok, va bene, ci sta. Il venerdì sera arriva il risultato negativo. Ok, domani corro, no? Ne ho fatti 2, ho saltato venerdì, ero visto venerdì nei box. No, non Ancora niente. ancora niente. Devi uscire dal circuito. Perché ti hanno fatto fare 2 tamponi allora? Boh, non lo so, io ero disposto a perdere venerdì. E quando ti hanno detto che appunto non potevi fare la gara, cioè lì Mi fa... fuoco dentro. Impotente, una sensazione che infatti che ti ho detto non auguro a nessuno perché è proprio un'inculata, proprio, cioè, capito? Non so se si può dire, però me lo sento proprio dentro. Quindi... Ma poi alla fine dell'anno con quanti punti hai chiuso? Ho perso per 4 punti, ma il problema è che sono stato fuori quella gara, ma la seconda gara era ancora lì. Quindi io arrivavo venerdì e gli altri avevano già fatto una gara e comunque mi sentivo che ero comunque indietro. Avevi dei chilometri da Avevo fare. dei chilometri da fare. Se fosse stata un'altra pista, un altro circuito, magari Si ripartiva da si zero. ripartiva da zero per tutti. Ma invece stando lì, quindi ho fatto tipo nono e a fine anno ho perso per 4 punti. E volendo, cioè, dovevo fare quella gara lì e arrivare decimo. Quella che non l'ho corso avrei vinto comunque. Però va bene così. Ma generalmente te preferisci, domanda che ci siamo chiesti prima, preferisci, cioè stai peggio quando vai piano o vai forte ma magari non porti a casa il risultato che volevi? Cioè, è più frustrante quando non vai niente o quando sei vicino ad arrivare ma non sei arrivato, capito? No, molto più frustrante non andare niente. Esatto, anche secondo me. Lui mi confermava questa cosa. Perché tu quando sei vicino sai già che sta per arrivare qualcosa, che basta che succede qualcosa in più, un po' di più, fai un po' di più, sei davanti. Però se non vai niente magari possono essere, ti fai anche domande su te stesso, delle volte dici oh ma cosa sto sbagliando, cosa devo fare per andare meglio, cosa devo fare per tornare, capito? Però io
io lo dico a tanti, secondo me in questo sport, nella vita normale di un pilota, sono più momenti brutti che belli, a parte qualcuno, qualche leggenda, però diciamo che i momenti sono quelli più brutti in tutta la carriera che belli. Sul lungo termine, appunto, Esatto. si vivono probabilmente più beghe, Esatto. tanti più sforzi per qualche piccolo momento di... No, quel piccolo momento sarà bello da far paura. Sì, bellissimo. vale la pena. Però per diventare uno forte ci metti una vita magari, per diventare uno sfigato ci metti una gara, capito? Una gara. Quindi questa è un po' la pecca dello sport, però bisogna saperlo, bisogna viverci e basta. Io ho una curiosità al volo, abbi pazienza. Prego. Allora, la rivalità con gli avversari, no? Perché in Moto2 alla fine siete te e Celestino anche che andate forte. La vivi in una maniera diversa rispetto Con Cele o con in generale con gli italiani? Si vive diversa la cosa? No. Ma sincero, io proprio devo dire che, a parte che non sono uno che gli piace, diciamo, convivere con altri piloti nel giorno al giorno, capito? Nella quotidianità. Nella quotidianità non mi piace condividere troppi momenti privati. Non in Spagna perché- tipo non c'hai, No. non stai per i cavoli tuoi. Sì. Easy. Con Fabio, quando sono a casa, perché lui ha un rapporto da tanti anni, capito? Quindi da 2011, quindi è un rapporto bello, è genuino, capito? Però tipo, se dovessi vedere un pilota perché mi sto annoiando, non lo chiamerò mai. Però non ho problemi con gli altri piloti, assolutamente no, anzi, al contrario, però non sono un tipo di pilota, di persona che condivide troppi momenti privati. Sì, sì, sì. Ma invece altra cosa. Red Bull. Parentesi Red Bull. È una figata essere atleta Red Bull, ci sono dei vantaggi anche a livello di allenamento. Non so, questa cosa della Red Bull mi ispira perché gli atleti Red Bull di solito comunque sono orgogliosi di essere atleti Red Bull, no? Non è un Quali sono i pro? Qual è la parte figa della Red Bull, insomma? Comunque anche a livello poi ti porta dei benefici per andare in moto? Io ti devo dire che è bella anche questa domanda e ti dico di sì. A parte la famiglia Red Bull Italia, che per me, Red Bull in generale, ma Red Bull Italia per me è proprio una famiglia. Conosco tutti sono delle persone incredibili, tutti si fanno un mazzo per farti stare meglio, di quello che hai bisogno loro ti danno, sempre. Ma anche lì, quando mi ricordo quando sono diventato atleta Red Bull, è stato proprio anche lì come cambiare squadra. Si è accesa qualcosa dentro di me che dico, Un bel boost, quello è un bel boost, capito? Adesso, non so, mi sento più forte, capito? bello. È una roba così che in moto mi ha dato tanto. Poi anche loro hanno un centro in Austria, Esatto, quello anche. che vanno solo gli atleti Red Bull e è tutto fatto per gli atleti, capito? Quindi ci sono tipo 50 persone che ti stanno dietro, se vai tipo 3 giorni, ti fanno un'analisi del sangue, dove puoi, che prodotti magari sali minerali ti fanno meglio a te, perché magari non fanno tutti uguali, a te ti fanno magari una marca ti fa meglio dell'altra, quindi loro lì ti analizzano tutto, ti mettono proprio, esci di lì Ti tirano a violino. sì. Esci di lì che dici è il mio anno, ho tutto per fare la roba mentale che fa tanto, Bello. a parte della famiglia che amo la famiglia di Red Bull Italia, quindi sì. Figo. Ma se non fossi diventato motociclista o tuttora, so che giocavi a calcio. Sbaglio? Ero forte. Eri forte? Ero abbastanza forte, sì, a calcio, sì. Ma quanto? Avresti potuto sfondare o normale? In categorie. Ero forte a calcio, ma non lo so. È una roba tranquilla. Più che altro sai cosa avevo io? Cosa ho sempre avuto? Sei uno da dribbling, da scatto, qual è la tua qualità? Dribbling. No, non prima punta, non stavo fermo, un po' più indietro della prima punta. Ala. No, neanche un po'. Seconda punta. Seconda punta, sì, seconda punta. Però quello che ho sempre avuto è stata la mentalità.
Ok. La gente vicino a me quando ero piccolo lo può sapere, ho sempre avuto, cioè ero molto più forte mentalmente I tuoi coetanei. esatto, cioè proprio la prospettiva mentale che avevo era proprio diversa. Per esempio, calcio magari non sarei stato più forte, ma io magari ho visto talenti proprio essersi persi in niente, in un giorno per andare a far festa un giorno. E io quello che ho sempre avuto è stata La dedizione. la dedizione, l'ossessione, in qualsiasi cosa devo fare ci prestavo tanto attenzione, capito cosa voglio dirti? Bello. Ma infatti anche nel tempo libero come lo vivi? Adesso a parte gli allenamenti, Non è facile, esatto. Non è facile perché ho sempre questa roba dentro, capito? Quindi non è facile anche convivere, cioè non è facile darmi momenti per me, Ok. capito? Non è perché dipende che posizione sono, perché più vai forte, più ce l'ho. Però è difficile darmi, capito, del tempo anche per me perché penso che quello che sto per fare magari è troppo sbagliato. Ho capito. Però l'ho aggiustata questa roba qua, da piccolo, un po' più piccolo ero molto peggio, Moto 3 così, adesso sono un po' cambiato, cerco di avere comunque momenti per te stesso che fanno bene, con i tuoi amici che è importantissimo e con la famiglia soprattutto, però prima ero più stupido, prima ero... Ma invece perché hai messo il 14? Adesso che mi viene in mente, hai parlato di quando era minimoto, tu avevi il 44 da piccolo. Cioè, Letto perché all'inizio avevi il 4, poi era già stato scelto. esatto, praticamente questa storia è bellissima. Vai. Avevo il 4 perché ho iniziato a 4 anni, quindi mio padre, tanta fantasia, è iniziato a 4 anni, che numero ti metto? È il 4. Ci sta. Vabbè, ho messo sto 4, faccio campionati con le minimoto italiani, Come andavi con le minimoto? forte. Mi sei andato forte. Tieni, chiedi la domanda. Allora arrivo sta gara di minimoto, la finale, l'ultima gara per vincere il campionato italiano. Quindi già mi ero in coda, perché una volta si faceva che non è che tu avevi il 44 e allora te lo lasciavo. C'era una coda, tipo arrivavi il giovedì, il venerdì c'era una coda di bambini e tu andavi lì e prendevi il transponder e dicevi numero 44 e il 44 era tu. Però sapevi che Matteo aveva il 12, che quell'altro aveva il 15, che quell'altro aveva il 30, capito? Non ti prendevo mai il 30, capito? Vabbè, allora sono in coda, mi ricordo sta scena, sono in coda, era l'ultima gara, quindi sanno già che tutte le gare lo vincevo, praticamente tutte le gare, sapevano che io ero il 44. Poi arrivo davanti alla coda lì, mi passa un bambino, che tra l'altro mi stava anche un po' sulle palle da piccolo, mio padre mi fa, "Ah, no, lascialo stare." Oh, mi sorpassa, va lì a chiedere il transponder e gli dice 44, io 44. E io ho guardato mio padre e gli faccio, in che senso? Cioè, come 40? Io 44. E mi fa, no, ma magari dirà un'altra roba. Oh, arrivo lì e gli dico 44. Ma no, è già stato preso. Ma sei tutto l'anno che vado col 44. E allora lì, in quella gara lì, ho dovuto cambiare. E da lì 14? Esatto. Quindi l'hai cambiato subito nelle minimoto già. E no, nelle minimoto no. Questo quando è successo? Questo è successo 2000... Che anno era? 2010. Mini GP? No, però era il 4. Capito? Era il 4, io ho detto 44. Scusa, bene. Guardate il 44. E perché dopo sei andato al 14? Perché adesso il tuo Poi ho messo il 44, ho vinto la gara Ok. e mi hanno detto, cioè è successo che hai vinto la gara, quindi è destino che ho vinto il campionato quel giorno lì, con un altro numero. Ah, ok. Destino, no destino, guardate destino. Vabbè, allora arrivo il CEV e ce l'aveva Canet. Sì. Canet, come scelta Canet, arrivo lì, 44, e gli sono andato da lui, gli faccio... Sai che lui è antipatico come un pugno nell'occhio, è simpatico Sì, come una roba così, quindi cosa è successo? E adesso gli ho detto, posso vedere il 44? Mi fa, no. No. No, qua dove Se ne parla. Se ne parla. Niente, 14. Da lì 14, così. Ma ha un significato? No, lo vedevo, mi chiamava, questo numero mi chiamava proprio, lo vedevo in giro, 14, anche lui il segno, il destino, ho capito? Astri. Da lì 14. Così. Io ti volevo chiedere, nel 2015 c'è un buco temporale
della tua carriera, sbaglio? Lì cosa è successo nel 2015-2016? 2015 incidente grave. Sì, ma quello di Le Mans? Sì. C'ero. Tu correvi nel mondiale. Avevamo fatto che Bullegat aveva fatto da ombrellina, tipo. Sbaglio? Sì, quel periodo stavo tanto con Nicolò. Sì. E cosa, cioè, ricordamelo quell'anno? Incidente Quell'anno- grave perché? Quell'anno lì è stato che era primo anno con Paolo Simoncelli nel CEV e niente, alle mani ho deciso di frenare un posto un po' sbagliato, Un po' largo. un po' largo, col cordolo bagnato e boh, mi sono svegliato 2 giorni dopo, quindi Ostia. Ah, proprio così, botta in testa? sì. Poi mi tenevano come Osservato, in osservazione. sedato tipo in coma farmacologico ero, quindi è un po' brutto, incidente un po' che ho rischiato tanto, però da lì è cambiato tanto, cioè da lì è cambiato tanto in positivo, perché ho capito che alla fine, cioè tu puoi fare di robe nella vita, di tutto, ma basta un secondo che la tua vita può cambiare. Quindi da lì ho sempre vissuto tanto nel presente, senza pensare al futuro, senza pensare a cosa potesse succedere domani. Mi sono concentrato molto di più sul presente, sapendo che quello che sarebbe arrivato era uguale per me. Quindi da lì sono cambiato in positivo, secondo me. Grande Antoniette, ma tu hai anche citato, hai fatto una volta una frase, hai detto che la paura andando in moto, con la quale sono d'accordo, la paura andando in moto c'è sempre Ed è giusto. ed è giusto, Sì. perché tu hai spiegato che ti tiene, come se ti tiene attento, no? Sì. La paura secondo me è importante averla perché secondo me quando nei momenti più difficili di un campionato o di una sessione o diciamo di un momento che tu non pensi può essere grave, che senza pensare o non essere lucido in quel momento ti fa commettere errori o farti male o cadere, capito? Fare cose stupide o commettere errori magari su degli altri, tipo entrate inutili. Quindi secondo me la paura ci deve essere sempre, un po' ci deve essere, che ti fa mantenere lucido. Tanti piloti secondo me non è che fanno errori, è che secondo me in quel momento lì non avvertono La giusta quantità la di giusta paura. quantità di paura, di essere lucidi e fanno cazzate cioè, inutili in pista. E sensibilità, no? Esatto. Io quello l'ho sempre avuto tanto. Grande, bella visione. Esatto. E secondo me noi comunque più o meno Ci abbiamo. abbiamo Ci siamo. toccato un po' di argomenti, poi è normale che... Siete contenti? Un po' di domande devono fare, no? Esatto, adesso è arrivato un po' il momento dei presenti. Chi vuole fare? Le avete Vai. preparate? No? Prima domanda. Microfono. 5-6 domande, adesso vediamo come butta. Ciao a tutti. Ma Allora, sarò molto breve. Allora, in pratica quest'anno abbiamo visto un cambio di pneumatici per quanto riguarda la Moto2, quindi da Dunlop a Pirelli. Siccome mi ricordo la prima gara in Qatar, soprattutto la griglia sembrava il contrario. Quali erano le principali differenze che hai trovato sulla moto? Seconda breve provocazione, prossimo anno Pramac, forse vince il mondiale, speriamo. 2026 MotoGP, sempre con Pramac nel caso, se una clausola puoi cambiare. Ok. allora, quindi gomme e Moto2 Pramac, MotoGP Pramac. Gomme fondamentali, il cambio è stato molto grande, soprattutto in Qatar, perché in Qatar ancora eravamo tanta paura che le gomme morbide si rompevano, quindi era meglio usare le dure perché a fine gara eri più forte. E io con la morbida avevo un passo per vincere. Se guardi i dati avevo il passo per lottare la vittoria, poi la vittoria è sempre difficile, però ero lì e ho corso con la dura e ho fatto tipo 5 curve, la gomma era un po' difettosa, un po' rotta e non mi sono ritirato, però tipo ho finito a 1 minuto ed era la scelta sbagliata la gomma dura. E da lì cosa è successo? Siamo tornati a casa, avevamo 2 settimane di stop e lì è successo che io faccio il team, ragazzi, la stessa moto del 2023 non va bene con le Dunlop, bisogna cambiare qualcosa per forza perché non posso fare una gara che dura 5 giri, poi inizia a fare chattering, a scivolare. No? E da lì il team ha iniziato a cambiare un po' di roba, capito? Ha iniziato a cambiare, no è vero, hai ragione, bisogna trovare qualcosa. E ho perso tante gare.
per concentrarmi su qualcosa che non esisteva. Perché adesso sto finendo la stagione con la stessa moto del Qatar, per farti capire. Però che era quella buona, che a me piaceva, dai test invernali. Quindi quello è stato più il caos che crea con tutti i tecnici, con tutte le robe che in realtà la gomma in sé. Ma come gomma ti trovi meglio adesso o con le Dunlop? La gomma mi piace di più. Ok. Mi piace di più che Dunlop. La Pirelli mi piace di più. Secondo me è una gomma molto più bella. E poi rispetto al 2025, come ho detto prima, mi motiva un sacco l'idea che tanta gente creda in me, che vogliono, diciamo, ho sentito tanto richiamo da loro. E poi assolutamente anche per un occhio, dando l'occhio al futuro, che secondo me la gente mi piace un sacco, tutta la gente, Gino, che tu Un conosci, bel team, sulla carta sembra essere una bella realtà. e il capo tecnico che mi piace, quindi è tutto... Capo tecnico sempre Lucio? No, capo tecnico sarà Luca, capo piano, Ok, adesso è quello di Sasaki. Sì. Con Lucio, l'attuale, io mi trovo da Dio. Lucio secondo me è uno dei più forti che c'è Moto 2. ma anche... Vabbè, sì, anche in genere lo so, infatti. Io ti dico in generale, secondo me Lucio è un capotecnico da MotoGP sicuramente. Però diciamo mi chiamava più tutto il pacchetto che c'era di cambiare team, di trovare questa motivazione, quindi vediamo, ma so carico per l'anno prossimo, bro. Ma invece, poi dopo torniamo a fare le domande, due curiosità mi sono venute in mente. Una è il tiburon, lo squalo. Perché lo squalo da dove viene? Nasce tutto sempre da... È partito perché sull'acqua andavo abbastanza più forte degli altri, e poi anche un po' per, diciamo, un po' la strategia di gara che ho sempre avuto, che sono sempre stato uno che attaccava, che non aspettava mai. E invece vedo che hai diversi tatuaggi. Quali sono i più rappresentativi o comunque quelli ai quali tieni di più, e perché, appunto, che significato c'è dietro? Perché di solito dai, il tatuaggio comunque è una roba abbastanza Esatto. personale. Esatto, ma suona un po' male, un po' di ego, però sempre i tatuaggi sono sempre cose che mi hanno motivato, capito? Che riguardano me, la motivazione che ho nella vita, mindful, capito? Che secondo me E ti aiuta a vederlo tatuato su di te. esatto, mi aiuta a vederlo tatuato su di me. La mia prima vittoria in Moto 3, la mia prima vittoria in Moto 2. Tutte robe che comunque ti tengono sempre nel tuo mondo. Sempre aiutato in questo modo, ma in generale nella mia vita ho sempre fatto cose che mi tenessero In quella bolla lì. quella bolla lì, esatto, perché mi aiuta, magari un altro aiuta Sì. a dare... Da bruciapelo che forse non c'entra niente. Quando smetterai come ti vedi? Se ci hai pensato. Sai che è una domanda un po' bastarda, perché È non è facile, difficile, ma ancora dai. non riesco a immaginarmi come sarà, perché può essere che ti dico una cosa, magari è tutta un'altra roba. Ma sto investendo su tante cose diverse che mi tengono un po' attivo. Mostrerai e sempre basta. l'ossessione su altre cose. Non lo so, sincero, è una roba troppo lontana che vedo. Lungimirante, sì. Però come ti dico, non mi piace pensare al futuro, a parte di cose che puoi fare che economicamente ti possono aiutare, ma come persona sono presente troppo adesso. Qualcos'altro? Vai. Mai non sei entrato nell'Academy? Questa è una bella domanda. Sì, questa Come mai non sei entrato nell'Academy? non mi volevano. Ero io che non lo volevo. Voleva Migno, non ha mai voluto che entrassi nell'Academy, quindi Secondo me lì... no, è stata una roba che non... Secondo me è una roba che deve essere abbastanza naturale, secondo me. Avevo possibilità, dopo 2013, 13 o 14. Sì, giù di lì. Sì, lì avevo una possibilità, però in quel momento lì dovevo andare a vivere lì, e se fossi stato un po' più grande mentalmente sarei andato, ma in quel momento lì volevo stare a casa, cioè volevo un po' vivere Naturalmente non esatto. era quel tuo percorso. Non era naturalmente in quel momento il mio percorso, che ti dico che se fossi stato più grande mentalmente sarei andato subito, però non è facile anche per me. Io li vedo che, non dico che è sbagliato, per voi è giusto, perché secondo me
è quello che vi fa stare meglio, andare più forte anche in moto, ma secondo me, come sono fatto io, farei un po' fatica a stare con tanta gente ogni giorno, Costantemente. Che non dico che è sbagliato, ma secondo me ognuno è diversa e Non giusto per te, diciamo. non così giusto per me. Magari l'avrei provato e... Sì, sì, sì. Bello però, bella domanda. Però bello. Ultime due, last two question. Vai. 6 gesti scaramantici prima della gara. Una domanda, un classico. Classico. Ho letto, sinceramente, avevo letto che tipo cominci a fare tu sei mancino, cominci a fare tutto con la sinistra. Tipo una mezz'oretta prima, a parte che mi piace tipo un'oretta prima della gara, vedere tutto ordinato, cioè mi fa essere molto più preparato alla gara se vedo tutto nel posto giusto, il telefono in una certa maniera, le cuffie sono sempre lì, l'asciugamano che sia ben piegato nel suo posto, le scarpe, se ho tipo 3 paia di scarpe non può essere che una scarpa di là e l'altra così, devono essere le scarpe tutte dritte nel posto e quello arrivare alla gara mi è importantissimo per me vederlo e poi inizio a fare tante robe con la sinistra, siccome sono mancino, magari il guanto, lo stivale, il sottotuta, tutto con la sinistra, è una roba che nella psicologia anche dicono che Ti aiuti. ti aiuta molto. Come lo vivi il weekend di gara? Nel senso, sei uno molto serio, molto concentrato, stai oppure più alla leggera, oppure cioè, ognuno la vive un po' in maniera a suo modo, no? E la tua modalità, insomma, qual è? Io sono molto concentrato, io sono tipo di pilota che gli piace stare, Curare meticoloso. sì, molto meticoloso. Sono cresciuto così come mi ha insegnato mio padre, come ti ho detto, è una cosa che mi hanno messo da quando sono piccolo e non posso farne a meno. Potrei non farlo, ma non starei bene mentalmente, quindi cerco sempre di essere sul pezzo su tutto, che poi la sera posso andare a cenare fuori, ma se ho fatto il mio sono contento, capito? È una bella mentalità. Esatto. Last question. Allora, devo... Dilla. Non l'ho sentita benissimo. Essendo una persona riservata, come si è sentita fare un video con Sina Kagiri che entrava nella sua vita privata? Bello, sì, perché anche quello avete percorso proprio la routine. Sì, bello. Una routine quotidiana vera. Devo dire che prima di tutto, se non fosse stato Sinna, non l'avrei mai fatto una roba del genere perché era veramente tanto vicino a me e Sinna dal primo giorno che l'ho conosciuto è stato proprio, una fratellanza proprio, è stato molto bello, molto naturale, Sinna è matto, un babbo, mi fa morire da ridere, quindi per me è sempre stato facile. Però ci sono dei punti di retroscena dove gli ho sempre detto, lì no, in quel momento lì Sinna cerca di... Perché lui è anche uno aperto, non ne frega niente dove sei in riunione o lì, che non ne frega niente, lui è molto... È così che è bello il suo, Giusto. è bello com'è, però in certi momenti, nella tua sfera... Però se non fosse stato con lui non avrei mai accettato di fare. Ovviamente anche per Red Bull, quindi... Vai. Ah, ok, ha citato la domanda di prima, ha detto che non sei dell'Academy, ma chiede se ti piacerebbe farla a 100 km a gennaio. Sì, Un anno sì. l'hai fatta o sbaglio? No, non l'hai mai fatta. No, ho sempre allenato, gli allenamenti che a 100 km vai. Per un paio d'anni per operazioni alle clavicole, che era l'unico momento che potevo farlo. E poi altri anni per il compagno, che non sapevo con chi venire, tutti venivano col compagno, io mi sentivo un po' escluso così. E poi per comodità, che ero lontano, sono lontano, in quel momento lì mi piace staccare, quindi... Easy. Allora, come sono stati gli anni alla SMC, dove mi allenavo a Como. Ah, ok. Te ne sai i video, le foto. No, spiega. Che anni sono, ripeti? Praticamente io quando vivevo a Lugano Ok. non potevo allenarmi, ancora meno di Garbagnate, quindi andavo all'SMC, Ah, la scuola di moto Ok, di Como, sì, mi ricordo. che avevo un piazzale, potevo allenarmi con i ragazzi della SMC appunto, e mi aiutava molto con la tecnica, per migliorare la tecnica, fare qualcosa di diverso,
E hai avuto dei giovamenti secondo te? E ho avuto degli agevolamenti in moto. Positivo, bello. Positivi, quindi sicuramente positivo. La mia era nell'SMC, che poi l'anno che mi sono allenato di più era il 2020, quindi è stato un buon anno, quindi sempre visto come una cosa positiva per me. E la domanda secondo me... L'altra domanda era se tutte le mattine o comunque ogni giorno c'è qualcuno che ti spinge, ti sprona a essere quello che sei o comunque a migliorarti sempre. O se qualcuno sei te stesso, non lo so. Appunto. Cerco sempre non c'è una figura in particolare, ma cerco sempre di trovare figure, cerco sempre di trovare persone che mi motivano o di trovare di tutto quello che vedo, tutto quello che sento, di trasformarlo un po' in motivazione, perché come Migno sa, ci sono tanti giorni, momenti che non hai proprio voglia di dare il massimo, fare qualcosa, quindi devi sempre trovare un'extra motivazione, e cerco di trovarla in tante persone, in tanti momenti. Ma adesso che mi viene in mente queste persone, tu non sei neanche... hai cambiato manager? Sì. Per anche una questione del genere o semplicemente per insomma per altri motivi, ecco. Ho cambiato manager perché adesso vivo a Andorra Ok. e il mio nuovo manager ha sicura di tutta la parte, diciamo, economica del traspasso a Andorra, capito? Quindi tutte le cose burocratiche che mi aiuta tanto, e da lì quindi è collegato lì, e quindi mi sono sentito di farlo. Però con il mio vecchio manager, che è Carletto Bernat, che magari conoscete, ho sempre un rapporto molto buono, e anzi ancora abbiamo alcune cose in comune, cioè che con sponsor, cose, quindi sempre avuto un bel rapporto con lui, cioè genuino. Cioè per esempio con Carletto non c'è bisogno del contratto, capito? Carletto lo vedi 20 minuti, dice questo, ho 20 tanti, 10 minuti, questo sì, questo vediamo, ma questo sì, no, sì, e basta. Hai fatto. Infatti. Bello. Ultima domanda. Allora, se quest'anno dopo il Qatar eri già in bolla, diciamo, pensi che avresti potuto battere Ogura? In passato l'ho battuto, quindi Possibile. possibile. Bella risposta, sai. Del resto Ogura gran campionato. Ragazzi, noi secondo me siamo ciao Zam, grande. Giovanni Zamagni da Moto.it, Eccolo Zama. Sky, ciao Zama. Poteva unirsi Zama. Hai ragione. La prossima con Zama. Lo Zama. Noi ragazzi vi salutiamo e vi ringraziamo. Io farei un applauso a Tony Arbolino. Grazie, raga. Grande. Grazie. Ci vediamo online su Mick Bubble con l'episodio con Tony Arbolino. E un abbraccio a tutti, questo è Mick Bubble, a presto. Ciao a tutti. Grazie, Mick. Grazie, ciao raga. Ciao.